ninfe che danzano, fiori che sbocciano, dei che si rincorrono. Eppure in questo idillio primaverile si nasconde, forse, un codice segreto. Oggi parliamo di uno dei dipinti più misteriosi della storia dell'arte. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, non dimenticate di iscrivervi al canale. E oggi parliamo della Primavera di Botticelli. Ebbene sì, questo dipinto è famosissimo. Forse non tanto quanto la nascita di Venere. La nascita di Venere in effetti è più famosa, soprattutto la Venere della nascita di Venere è più famosa in effetti, però anche la Primavera non scherza, anche questo è un quadro veramente famosissimo. E però quello che forse non sembra è che in effetti è uno dei quadri più misteriosi della storia dell'arte. Non sembra perché più o meno, grosso modo l'abbiamo visto tutti, almeno una volta probabilmente l'abbiamo visto tutti e visto così poi si chiama la primavera, visto così diciamo che non fa pensare che ci sia dietro chissà quale macchinazione. E invece a quanto pare ci sarebbero dietro dei messaggi. O meglio, diciamo che questo dipinto potrebbe essere l'allegoria di qualcos'altro, oltre che della primavera, potrebbe essere la metafora di qualcos'altro, oltre che della primavera. Il condizionale è d'obbligo, perché in realtà, come sempre o come quasi sempre, non ne siamo sicuri, però è plausibile pensarlo e, come adesso vedremo, le interpretazioni si sprecano. E cominciamo dicendo qualcosa di tecnico. Questo è un dipinto a tempera su tavola di pioppo, il che, essendo un dipinto su tavola, è qualcosa di un po' più normale per dipinti di grandi dimensioni rispetto alla nascita di Venere, che era un dipinto su tela. E però come dimensioni è ancora più grande della nascita di Venere. Infatti la primavera misura più di 2 metri per quasi 3,20 m ed è probabilmente il capolavoro di Botticelli. Ma perché sto continuando a compararlo con la nascita di Venere? Perché probabilmente la nascita di Venere e la primavera sono uniti, diciamo così, si rimandano l'un l'altro. Innanzitutto sembrano condividere la provenienza, circa il formato, comunque l'idea di formato, se così vogliamo, e a quanto pare il messaggio che ci sta dietro o comunque alcuni riferimenti filosofici e forse facevano anche parte di uno stesso ciclo che si suppone essere quello di 4 dipinti del Botticelli, ovvero la nascita di Venere, la primavera, la palla del Centauro e Venere e Marte. Questi ultimi due, a guardarli, non sembrano così fortemente collegati tanto quanto la nascita di Venere e la primavera, che sembrano davvero essere collegati in tanti versi, anche perché sembra proprio che la Venere rappresentata sia la stessa. E sulla nascita di Venere ho fatto un video, lo lascio nelle schede, ma in realtà lo trovate anche sul canale ed è il video prima di questo. E secondo me, se vi va, può essere un'idea dare un'occhiata anche a quel video perché la lettura della nascita di Venere, o diciamo così, la presunta, la possibile lettura che sta dietro alla superficie mitologica, può aiutare anche a leggere meglio la primavera. Ma parlando appunto della primavera, è un quadro che esercita un notevole fascino. Fascino dato primariamente dal fatto che probabilmente porta con sé almeno un messaggio che va oltre la lettura, anche in questo caso mitologica, di superficie. Ma qual è o quali sono le possibili letture?
E quando è stato dipinto questo quadro e perché? E qui cominciano le domande difficili. Infatti, se la storia della nascita di Venere è complessa, controversa e per niente sicura, quella della primavera non è da meno. E partiamo col titolo, perché il titolo Primavera non è veramente il titolo di questo dipinto. In realtà il vero titolo noi non lo sappiamo di preciso. Primavera è l'argomento che ne dà il Vasari e poi è universalmente accettato che questo quadro sia la primavera per via di quello che viene dipinto. Però in effetti non è che sia il vero titolo del quadro, ma è proprio la descrizione, quindi l'argomento che ne dà il Vasari e quindi la lettura che ne dà il Vasari. E poi passiamo a da chi è stato commissionato e perché. Il perché non lo sappiamo, ma da chi è stato commissionato? A differenza del dipinto Nascita di Venere, questo dipinto compare negli inventari della famiglia Medici, tanto che noi infatti sappiamo che questo dipinto è lì e sappiamo anche dove si trovava. All'inizio si trovava a Palazzo Medici, nel palazzo di Via Larga, e sappiamo anche precisamente dove, e questo è una frase tratta dal sito della Galleria degli Uffizi. Questo dipinto stava appeso sopra un lettuccio, una sorta di cassapanca con schienale, caratteristica dell'arredamento delle residenze signorili rinascimentali. Dopodiché, questo dipinto viene spostato a Villa di Castello, dove nel 1550 il Vasari lo vede insieme alla nascita di Venere. E in merito a questo dipinto il Vasari dice: Venere che le grazie fioriscono dinotando primavera. Ed è da qui che si prende per buono che questo quadro rappresenti la primavera. Quindi noi sappiamo, e qui sì lo sappiamo dagli inventari, che questo dipinto era davvero proprietà dei Medici, prima stava in Palazzo Medici e poi è stato portato a Villa di Castello e poi nel 1550 stava insieme alla nascita di Venere proprio a Villa di Castello, dove per l'appunto il Vasari lo vede. E quindi qui ci ricolleghiamo alla storia della nascita di Venere. Quando facevamo ipotesi sulla storia della nascita di Venere, parlavamo di Lorenzo il Popolano, cioè quel Lorenzo de' Medici che in realtà è cugino di Lorenzo il Magnifico, perché lui è Lorenzo il Popolano, che deriva dal ramo popolano della famiglia Medici, cioè quello che parte da Lorenzo il Vecchio, detto anche lui Lorenzo il Popolano, che era il fratello di Cosimo il Vecchio. Da Cosimo il Vecchio parte la stirpe dei Medici che tutti conosciamo, quella che arriverà a Lorenzo il Magnifico. Dal fratello parte il ramo della famiglia Popolano. E appunto quando parlavamo della nascita di Venere abbiamo fatto un po' questo ragionamento e gli studiosi, più che noi in realtà, gli studiosi facendo questo ragionamento erano arrivati a dire quindi è molto probabile che sia stato proprio Lorenzo il Popolano a commissionare al Botticelli la nascita di Venere, anche perché Lorenzo il Popolano ha lavorato con Botticelli. E quindi qua sorge la stessa domanda. Quindi è stato Lorenzo il Popolano colui che ha commissionato anche la primavera? E come per la nascita di Venere noi questo non lo sappiamo, però è possibile, forse è plausibile. Diciamo che perlomeno è possibile ed è ciò che normalmente viene preso per buono. Si prende per buono che il committente anche della primavera sia Lorenzo il Popolano. Di nuovo, non ne abbiamo la certezza assoluta, però è possibile, proprio perché allora ci arriviamo dopo quando parliamo delle interpretazioni, però diciamo che ci sono dei possibili indizi che farebbero presupporre la committenza proprio da parte di Lorenzo il Popolano. Ci arriviamo quando parliamo delle possibili interpretazioni. E poi arriva la domanda: quando è stato dipinto questo quadro? Ecco, allora, potenzialmente questo quadro potrebbe essere stato dipinto
in un punto tra il 1477 e il 1486, potenzialmente. Quindi parliamo di circa, praticamente quasi 10 anni di arco temporale. Ma perché un potenziale arco temporale così grande? Perché noi non sappiamo se la primavera è stata dipinta prima o dopo la nascita di Venere. A oggi gli storici danno per buono che la primavera sia stata dipinta prima, quindi normalmente oggi si dice Botticelli ha dipinto la primavera intorno al 1477-78, poi è andato a Roma per fare i suoi episodi biblici dentro la Cappella Sistina, poi è tornato in Firenze e ha dipinto tra il 1482 e il 1486 la nascita di Venere. Però questa datazione non è sicura. Noi una data effettiva non ce l'abbiamo e alla domanda la primavera viene prima o viene dopo la nascita di Venere, sembra che alcuni indizi la pongano prima, che sono quegli indizi che hanno fatto dire agli storici probabilmente i fatti si sono svolti in quest'ordine, quindi primavera, Cappella Sistina, nascita di Venere. Ma ci sono altri elementi che fanno invece presupporre che potrebbe anche essere stata dipinta dopo la primavera. Uno si lega a una delle interpretazioni possibili del significato di questo dipinto che vediamo appunto quando parliamo delle interpretazioni. L'altro però è, per così dire, la narrazione di superficie. Nella nascita di Venere noi vediamo come narrazione di superficie, quindi quello che si vede puramente a livello mitologico, è Venere che appena nata prende una conchiglia per vascello e veleggia o comunque naviga fino alle coste dell'isola di Cipro. È il mito che dice questo. Ecco, la primavera, e adesso lo vediamo perché andiamo ad analizzare il quadro, la primavera sembrerebbe ritrarre, almeno a livello di superficie, quindi puramente mitologico, il regno di Venere, probabilmente all'isola di Cipro. Se così fosse, è possibile che Botticelli l'abbia dipinto dopo la nascita di Venere? È possibile. È anche vero che se il mito lo conosci, puoi anche dipingere prima la primavera e dopo la nascita di Venere e le cose quadrano lo stesso. Però in effetti sembra davvero che almeno a livello narrativo la primavera arrivi dopo la nascita di Venere. E quindi la domanda a questo punto sorge ed è: se a livello narrativo sembra venire dopo, forse anche a livello cronologico è arrivata dopo, quindi è possibile che Botticelli abbia dipinto prima la nascita di Venere e dopo la primavera? Se così fosse, chiaramente non può averla dipinta prima della Cappella Sistina, ma l'avrebbe dipinta verosimilmente dopo aver dipinto la nascita di Venere. E quindi ecco perché ipoteticamente, potenzialmente, si parte dal 1477, quindi 77-78 è quando normalmente viene datata oggi la primavera, e poi si va potenzialmente fino al 1486, cioè fino a quando ha finito di dipingere la nascita di Venere. È fumosa la situazione. Comunque ecco, questi sono i dubbi, queste sono le domande, una risposta definitiva attualmente non c'è, però ripeto, a livello generico normalmente anche sui libri di storia dell'arte si trova la primavera datata circa 1477-78. Ma adesso parliamo da vicino del dipinto. Come detto è un dipinto molto grande, è una tempera su tavola e anche qui Botticelli si dà alla ricerca della bellezza, dell'equilibrio e dell'armonia. E qui, forse ancora di più che nella nascita di Venere, Botticelli esaspera questo senso di utopia, questo senso di realtà, di sogno, di sospensione. Anche qui
Il gusto è molto classicheggiante, anche qui il dipinto è quasi calligrafico, le figure sono ben stagliate, sono praticamente prive di ombre e c'è questa ricerca di bellezza, di sinuosità, di grazia, ancora possibilmente più esasperata che nella nascita di Venere. E anche qui l'attenzione di Botticelli è tutta focalizzata sui personaggi, però qui anche sulle piante. Infatti, se si guarda il prato, c'è un tripudio di fiori. Allora, in questo dipinto sono state riconosciute 138 specie vegetali, davvero, cioè nel senso, Botticelli ha dipinto piante assolutamente riconoscibili e probabilmente Botticelli si è forse servito di erbari, quindi lui probabilmente è andato proprio a studiarsi queste piante per poi andare e dipingerle giuste e infatti gli studiosi ne hanno riconosciute un bel po'. E se nella nascita di Venere Botticelli aveva unito due tele di lino per fare questa gigantesca tela, qui Botticelli ha unito delle assi per fare questa gigantesca tavola e poi è andato a dare una preparazione. E in questo caso la preparazione è una preparazione chiara e luminosa, ma sembra invece essere stata data più scura nelle zone con forte vegetazione. E come nella nascita di Venere, anche qui Botticelli lavora per velature, quindi anche in questo caso lui ricerca questo colore traslucido, questo colore luminescente in un certo senso, proprio per dare questo effetto di sospensione e di realtà, un effetto onirico. E adesso quindi, ovviamente, prima di parlare di qualunque possibile interpretazione, andiamo a vedere, ad analizzare da vicino il dipinto. La scena qui si svolge in un ombreggiato bosco di aranci, oppure, come dicono alcuni, nel giardino delle Hesperidi, dove nascevano i pomi d'oro, ma ad oggi si ritiene più probabile che questo sia un aranceto. E vediamo i personaggi muoversi sotto le fronde rigogliose degli alberi e il tutto si svolge in quella che sembra una piccola radura su di un folto prato fiorito. E la vegetazione, il cui colore scuro in parte è dovuto all'alterazione del pigmento che è avvenuta nel tempo, è rischiarata dall'abbondanza di fiori e frutti. E il dipinto, per consuetudine, si legge da destra verso sinistra. E quindi cominciamo a osservare il dipinto partendo da destra, dalla nostra destra. E a destra vediamo le prime tre figure. Sono un ragazzo dalla pelle azzurrognola, coperto da un manto azzurro che protende le braccia verso una giovane ragazza bionda, la giovane ragazza bionda e una donna vestita con un abito bianco cosparso di fiori. Chi sono? Per poter capire chi sono queste figure dobbiamo prima conoscere il mito di Clori. Secondo il mito, infatti, un giorno di primavera la ninfa Clori stava passeggiando per i campi. In quel momento Zefiro, il vento di ponente, la vide e se ne innamorò. Allora la rapì, si unì a lei in matrimonio e la rese la dea della primavera, dei giardini e dei campi. E da quel momento Clori rinacque come Flora. E proprio questa scena vediamo rappresentata in questi tre personaggi, che risultano anche in una sorta di rappresentazione temporale. Vediamo infatti dapprima Zefiro, che è proprio il giovanetto con la pelle azzurra. Come il vento e come l'aria, infatti, Zefiro è azzurro, azzurro di pelle e vestito di azzurro, e si libera in aria aiutato dalle sue ali piumate, che vediamo attraverso i rami degli alberi, vediamo le lunghe piume di una sua ala. Zefiro
come si conviene al vento, è investito esso stesso dall'aria. Le sue vesti e i suoi capelli, infatti, vanno all'indietro e si muovono, come se egli stesso fosse fatto d'aria. E Zefiro, sempre come si conviene al vento, soffia. Lo vediamo che sta soffiando dalla sua bocca. E Zefiro sta rapendo la ninfa Clori, che è la giovane ragazza bionda che vediamo appena sotto di lui. La ninfa è vestita solo di un velo bianco, trasparente, come si conviene alle ninfe. Le ninfe, infatti, sono divinità femminili legate alla natura e agli elementi della natura, e a volte sono anche le personificazioni stesse della natura. E Clori è stupita e spaventata, perché sta venendo presa con la forza. La ninfa infatti cerca di scappare dal suo aggressore e cerca di correre via, mentre le braccia di Zefiro la afferrano. E si può notare come dalla sua bocca stia uscendo un ramo fiorito. È il simbolo, la precognizione, di ciò che sta per accadere. Al momento in cui Zefiro si unisce a Clori, infatti, ella diventa la primavera. E infatti, accanto a lei, si vede un'altra figura femminile. Questa figura è anch'essa bionda, ha il capo cinto da una corona di fiori e indossa un soffice vestito bianco ed è interamente ricoperta di fiori. E questa figura trattiene anche una moltitudine di fiori nella piega del suo vestito, che le fa quasi da sacco, e li sparge tutti attorno. Si può vedere il gesto di questa donna che tiene tanti fiori in grembo e li sta prendendo per spargerli. Questa figura è Flora o la primavera e altri non è che Clori trasformata. Dopo l'unione con Zefiro, infatti, Clori è diventata Flora, la dea della primavera. E qui Botticelli dipinge proprio quest'arco temporale. Queste figure quindi non coesistono tanto spazialmente quanto temporalmente e questo è qualcosa di molto particolare. Tutte le altre figure del dipinto infatti coesistono spazialmente, cioè sono presenti tutte insieme nella radura fiorita. Ma Clori è presente a livello temporale, nello stesso momento, prima come Clori e poi come Flora. Nel dipinto intitolato Primavera, Flora, cioè la primavera, è l'unica figura che mostra di sé la propria storia e la propria evoluzione temporale. Capiti chi sono questi primi tre personaggi, quindi adesso spostiamoci verso sinistra, verso in realtà il centro del dipinto. E al centro del dipinto c'è Venere. Venere è qui inserita in una cornice simmetrica. Il dipinto stesso può essere considerato simmetrico, ma certamente la parte più simmetrica sono gli arbusti che fanno da sfondo a Venere. E il fatto che questi arbusti scuri abbiano a loro volta come sfondo il cielo dona a Venere una ulteriore cornice che la fa risaltare come figura principale dell'intera composizione. Venere indossa dei calzari di foggia greca ed è vestita con un lungo e morbido abito bianco, drappeggiato con un panneggio rosso e un panneggio blu ornato d'oro. E anche l'abito bianco è ornato d'oro, lo si può vedere nelle decorazioni attorno al collo e al seno, al centro del quale Venere porta anche un monile dorato. E a completare il tutto, Venere porta sul capo un leggerissimo velo trasparente che le ricade sulle spalle e quella che sembra essere una cuffietta d'oro. E dal viso si direbbe proprio assomigliare alla Venere del dipinto Nascita di Venere.
Gli stessi occhi chiari, gli stessi capelli biondo ramati e lo stesso viso perfetto reclinato di lato. Che Botticelli abbia davvero dipinto la stessa persona? Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che dietro queste Veneri vi sia la donna amata da Botticelli, Simonetta Vespucci, e qualcun altro ha detto che questa Simonetta potrebbe anche dare le fattezze a una delle Grazie e alla stessa Flora. Tuttavia, non bisogna dimenticare che questi tratti sono quelli che corrispondono all'ideale di bellezza femminile dell'epoca. E Venere non può che essere perfettamente corrispondente all'ideale di bellezza assoluta. E a proposito di bellezza c'è una curiosità. Se ci si fa caso, un po' tutte le donne del dipinto hanno un ventre prominente e in particolare lo hanno Venere e Flora. Perché? Perché all'epoca, ed era così anche nel Medioevo, il ventre tondo e generoso era simbolo di bellezza e femminilità, perché rimandava all'idea della fecondità. Nei gusti dell'epoca era quindi il ventre a essere simbolo di femminilità e non il seno, che, come si può notare, è sempre piuttosto piccolo. Ma in merito a Venere c'è ancora qualcosa. Infatti c'è qualcosa, anzi c'è qualcuno sopra Venere. È Cupido, suo figlio. Secondo il mito, Eros o Amore o Cupido, come lo chiamavano i romani, è il figlio di Venere. In realtà, nei miti più antichi, Eros era una divinità primigenia, ma poi il mito si è sviluppato e Amore è diventato il figlio di Afrodite, che comunque è anch'essa una divinità primigenia. E se per i greci Eros era un giovanetto alato, per i romani Cupido è un bimbetto capriccioso, anch'esso alato, che gira per i cieli con arco e frecce scoccando dardi che fanno innamorare. E infatti qui vediamo Cupido rappresentato proprio così. Un bimbetto alato, con ali da angioletto e con una faretra rossa a tracolla e un arco dalle estremità dorate tra le mani, ritratto proprio mentre sta per scoccare una delle sue frecce. E, come si dice, amore è cieco, e quindi Cupido qui è bendato. Ora, visti Venere e Cupido, ci spostiamo ancora un po' di più verso sinistra e troviamo le tre figure prospetticamente più vicine all'osservatore, tre fanciulle coperte da abiti di velo bianco. Sono le tre Grazie. Le Cariti sono le dee della mitologia greca corrispondenti alle Grazie della mitologia romana. E sono personificazioni degli aspetti della grazia ed erano probabilmente sin dall'origine legate al culto della natura. E nel tempo hanno assunto vari significati, però tutti sempre legati alla grazia e ai doni e alle caratteristiche che si volevano riguardanti la donna perfetta. E tuttavia è difficile dire quali siano di preciso le tre grazie, cioè quali siano i tre attributi, perché a seconda del mito e a seconda di chi lo racconta, queste grazie cambiano. Ma senz'altro le grazie sono sempre rappresentate come tre giovani donne, spesso nude oppure, come in questo caso, coperte da veli leggeri. Sono sempre naturalmente bellissime e sono spesso rappresentate riunite in cerchio e danzanti, ed è questo il caso delle tre Grazie del Botticelli. Qui le tre Grazie infatti stanno intrecciando una danza circolare, tenendosi per mano e con movimenti leggiadri. Hanno folti capelli biondi o ramati, occhi chiari e pelle chiarissima, come voleva lo standard di bellezza ideale dell'epoca. E vestono leggeri abiti di velo bianco, ornati da decorazioni dorate e portano al collo grandi gioielli d'oro, pietre e perle. E infine
ci spostiamo completamente a sinistra, dove c'è l'ultimo personaggio, un uomo, e quest'uomo è Mercurio. Mercurio è il messaggero degli dei ed è riconoscibile soprattutto dai suoi calzari alati. Infatti, vediamo spuntare un'ala dietro a uno dei talloni di Mercurio. E Mercurio veste un panneggio rosso ed è rappresentato come un giovanetto dai capelli folti e castani. Ed è ulteriormente riconoscibile, oltre che per i calzari alati, anche per il suo classico elmo. E Mercurio, anche se sembra disinteressato alla scena, infatti è l'unica figura che dà le spalle a tutto ciò che si sta svolgendo, sta in realtà facendo qualcosa in favore degli altri personaggi. Mercurio, infatti, aiutandosi con il caduceo, sta disperdendo le nubi, così da mantenere sempre un cielo terso e quindi una costante primavera. Tutto il dipinto, quindi, è un inno all'amore e alla primavera, considerata essa stessa il momento dell'amore e della rinascita. E come accade per la nascita di Venere, anche qui Botticelli ottiene una composizione perfettamente armonica. E anche qui sono ricercati la bellezza, l'armonia, la pulizia e l'equilibrio. E anche qui Botticelli non era interessato a proporre una scena realistica, ma piuttosto un momento in un tempo senza tempo. L'ambiente è scuro e ombreggiato, mentre i personaggi sembrano quasi brillare di luce propria, come se ciascuno di essi diffondesse una soffusa luce biancastra. E il tutto risulta sospeso come in un sogno, o meglio, in un mondo ideale. Ed eccolo qui questo bellissimo dipinto. Ma cosa significa? Certamente la lettura di superficie può essere senz'altro quella della primavera. Abbiamo infatti la ninfa Clori che a causa di Zefiro diventa Flora e quindi la primavera, abbiamo Venere e Cupido che rappresentano l'amore e la primavera è la stagione dell'amore, abbiamo le tre grazie che danzano e che quindi spargono grazie in mezzo ai fiori e abbiamo Mercurio che tira via le nuvole perché insomma vuole il cielo terso. Quindi senz'altro la lettura di superficie può essere associata al concetto della primavera, alla rappresentazione della primavera. Ma, come accade per la nascita di Venere, probabilmente anche qui non ci si può fermare alla lettura di superficie, anche perché in effetti aver dato un nome a ciascun personaggio non significa del tutto aver capito il dipinto. Capito che cosa è rappresentato, ma ci sono forse dei messaggi più o meno nascosti in questo dipinto? Questo, come dicevamo all'inizio, anche se non sembra, è uno dei dipinti più complessi della storia dell'arte, perché non si capisce se dietro ci sia un messaggio, e probabilmente ce n'è almeno uno, ma probabilmente anche più di uno, e non si riesce a capire esattamente quale, non si riesce a essere sicuri. E quindi a questo punto ovviamente le ipotesi si sprecano e adesso andiamo a vederne alcune. Un primo macro gruppo di ipotesi interpretative è quello che si può dire che interpreta questo quadro come una rappresentazione della primavera intesa come prosperità e soprattutto intesa come celebrazione dell'amore. Una interpretazione di questo filone, infatti, dice che questi personaggi non sarebbero rappresentati in una coesistenza spaziale, quindi all'interno della radura, ma che siano piuttosto un'evoluzione temporale e concettuale. Secondo questa interpretazione, infatti, ciascun personaggio rappresenterebbe un tipo di amore e per la precisione, Zefiro la voluttà, Cupido l'amore fisico, Flora la castità, le grazie e la bellezza.
E tutti questi personaggi, quindi tutte queste facce dell'amore, andrebbero a unirsi e a culminare in Venere, che guarda caso è anche il centro del dipinto. Un'altra interpretazione va sullo stesso filone di questa, però in questo caso, in quest'altra interpretazione, Venere viene invece vista come l'amore intellettuale. Venere infatti in questo dipinto si presenta vestita e inoltre fa un gesto particolare, fa questo gesto con la mano, che potrebbe essere tante cose, potrebbe essere addirittura un saluto, potrebbe essere il fatto che lei indichi le grazie, ma potrebbe anche essere un gesto di ritrosia, cioè un tenere lontano, un dire no e fermare. Oppure potrebbe anche essere semplicemente una posa graziata, chiaramente. In questo caso, nel caso in cui si voglia leggere Venere come casta perché è vestita e perché fa questo gesto di allontanamento, verrebbe a rappresentare l'amore intellettuale che si contrapporrebbe con l'amore fisico rappresentato dalla Venere nella nascita di Venere. Secondo questo primo filone interpretativo, quindi, dietro a questo dipinto ci sarebbe in buona sostanza una rappresentazione e anche un'esaltazione dell'amore in tutte le sue forme e si sente questa eco neoplatonica. Quindi un po' come era nella nascita di Venere, si sente questo neoplatonismo dietro, questo concetto dell'amore e bellezza che diventano qualcosa, generalmente che conducono l'uomo a Dio, lo conducono alla verità. In questo caso si hanno quindi varie forme d'amore, più o meno interpretate in vari modi, dove c'è l'amore carnale, c'è l'amore della bellezza, c'è la castità, che all'epoca era intesa in un senso un po' diverso rispetto a come la intendiamo noi e quindi aveva comunque a che fare con l'amore. E poi c'è Venere, che diventa il tripudio, l'unione di tutte le facce dell'amore, oppure diventa il massimo amore intellettuale contrapposto a quello carnale e così via. Quindi in questo primo filone si sente ancora l'eco neoplatonica di questa ricerca di amore e bellezza che guidano l'uomo. E in quest'ottica tutto questo si svolgerebbe nel regno di Venere e questo si rifà alle stanze di Poliziano. E Botticelli si era rifatto alle stanze di Poliziano anche per dipingere la nascita di Venere e quindi in questo senso questi due dipinti sembrano anche collegati, appunto il mito e le stanze di questo componimento di Poliziano che prima Venere nasce, poi arriva a Cipro e poi in Cipro fa il suo regno. E qui sembra proprio che tutto ciò, in quest'ottica, si svolga nel regno di Venere. E, ancora una volta, questi due dipinti, almeno secondo questa interpretazione, sono collegati da questo messaggio neoplatonico che sta dietro alla facciata di mitologia. Ma ci sono anche altre teorie. Una, per esempio, vede in questo dipinto un'allegoria della giovinezza che passa, ovvero tutto questo rappresenterebbe la primavera della vita, quindi la giovinezza, e le grazie che ballano in cerchio, secondo questa interpretazione sarebbero invece le ore, quindi il tempo che passa. E quindi, di nuovo, secondo questa interpretazione, primavera sì, ma con il sottotesto del giovinezza che è feconda, che è bella, però che passa, quindi il tempo che passa e quindi anche la giovinezza passa. E addirittura c'è un'interpretazione per così dire musicale, quindi si vede in questo dipinto un ritmo quasi musicale o quasi di danza. Infatti se si osserva il dipinto si vede che ci sono Zefiro, Clori che diventa Flora, poi c'è Venere e Cupido, poi ci sono le tre grazie che ballano e poi c'è Mercurio da solo che fa via le nuvole. Questo ritmo visivo rimanderebbe al ritmo musicale e quindi anche il fatto che le figure sembrano compositivamente collegate da una sorta di onda rimanderebbe, secondo questa interpretazione, a una sorta di
ritmo musicale e inoltre qualcuno fa anche notare che all'epoca si ballava in gruppo spesso e quindi potrebbe addirittura essere musicale anche nel senso che è proprio una danza nel completo, quindi non ballano solo le tre grazie, ma sarebbe una danza di tutti, proprio la composizione avrebbe questo movimento di danza al suo interno, quindi anche questa è un'altra interpretazione. Poi c'è un secondo macro gruppo di interpretazioni, che è quello che vede in questo dipinto una celebrazione dei committenti. Secondo questo filone, infatti, i personaggi rappresentati e non solo, anche l'ambiente, rappresenterebbero i medici, sarebbero un omaggio ai medici e al loro governo. Però anche qui le interpretazioni sono tante e non univoche. E si comincia per esempio con l'aranceto. Se si va a vedere lo stemma dei medici, si vede che lo stemma ha 6 palle, sono proprio chiamate così obisanti, sono 6 sfere, le cui interpretazioni sono diverse. Lo stemma dei medici ha diverse letture, diverse interpretazioni e in merito ho fatto un breve video, ho fatto uno short sullo stemma dei medici. Una di queste interpretazioni è che queste 6 sfere rappresentino 6 arance amare e quindi mettendo l'aranceto in sostanza si andrebbe a dire che questo luogo è dove ci sono le arance, ovvero dove ci sono i medici e quindi questa radura sarebbe un'allegoria di Firenze governata dai medici. E un'altra interpretazione sempre di questo filone vedrebbe invece in questo dipinto una rappresentazione allegorica del matrimonio tra Lorenzo il Popolano e sua moglie Semiramide Appiani, che è avvenuto nel 1482. E qui ci dovremmo ricollegare alla questione della datazione. Quando parlavamo della data presunta di questo dipinto, dicevamo che c'è un lasso di tempo piuttosto grande, una decina d'anni, perché una delle interpretazioni possibili è questa. Se fosse vero che questo dipinto è la rappresentazione del matrimonio tra Lorenzo e Semiramide, il matrimonio è stato combinato nel 1482, ciò significa che il dipinto, se fosse vera questa interpretazione, non può essere precedente al 1482. E quindi ecco, questa era quell'altra ragione che potrebbe, volendo, far posticipare il dipinto. E che avevo detto, ne parliamo quando ci arriviamo, ecco appunto ci siamo arrivati. E quindi per via di questa interpretazione potrebbe anche essere che il dipinto possa sistemarsi, volendo, dal 1482 in poi, sempre tenendo fede che comunque a oggi si prende per buona la datazione 1477-78, però non è sicura. Ma non finisce mica qua, perché c'è anche un'estensione di questa interpretazione, un'estensione di questa ipotesi. E l'estensione dice che magari potrebbe addirittura essere stato che il committente primo fosse Giuliano de' Medici. Giuliano era il fratello di Lorenzo il Magnifico e lui è morto durante la congiura dei pazzi e di questa cosa noi ne abbiamo parlato nel video dedicato ai Medici, alla famiglia Medici. Abbiamo infatti raccontato della congiura dei pazzi quando a Lorenzo e Giuliano viene fatto l'agguato in chiesa. Lorenzo il Magnifico riesce a salvarsi, ma Giuliano no, rimane ucciso. Ecco, secondo questa interpretazione, Giuliano avrebbe commissionato per primo questo dipinto in occasione della nascita prossima del figlio Giulio, che era un figlio illegittimo, però poi che diventa Papa Clemente VII. Però Giuliano rimane ucciso e quindi, secondo questa interpretazione, il cugino Lorenzo il Popolano avrebbe, per così dire, riciclato questo dipinto come allegoria del proprio matrimonio e quindi in questo senso potrebbe anche essere che Botticelli abbia completato questo dipinto a step. Ma ce n'è ancora, perché infatti un'altra interpretazione vede in Mercurio Giuliano de' Medici, cioè in pratica, secondo questa interpretazione, Mercurio sarebbe Giuliano de' Medici.
E se si guardano le tre grazie, una delle grazie sembra guardare Mercurio. Ecco, secondo questa interpretazione, quella grazia lì sarebbe Simonetta Vespucci, la presunta amante di Giuliano de' Medici e anche presunta musa d'amore di Botticelli. E questa interpretazione dice, vedi, perché se tu guardi Cupido, Cupido sta incoccando una freccia. E se vedi dove mira, Cupido sembra mirare effettivamente proprio questa grazia che sta al centro delle tre, che sembra guardare Giuliano. E quindi, secondo questa interpretazione, si vede proprio Cupido che lancia la sua freccia d'amore su Simonetta, che quindi si innamora di Giuliano. E infine c'è ancora un'ulteriore estensione di questo gruppo interpretativo che vede in Flora la metafora di Florenzia, cioè di Firenze, e quindi mettendo insieme le arance, mettendo insieme Flora che rappresenterebbe Florenzia, quindi Firenze, e mettendo insieme che magari questo è l'allegoria del matrimonio di Lorenzo il Popolano, che magari prima era pure un dipinto che era stato commissionato da Giuliano, ma poi Giuliano è morto, quindi alla fine l'ha preso Lorenzo il Popolano e si è fatto fare il matrimonio. Insomma, tutto questo andrebbe a favore dell'interpretazione che questo dipinto sia una glorificazione dei Medici, del loro governo su Firenze e in particolare di Lorenzo il Popolano, che quindi a questo punto diventerebbe in sostanza il committente per forza. E infine si può individuare anche un terzo macrogruppo che vede in questo dipinto un messaggio smaccatamente neoplatonico, perché vedrebbe, come abbiamo già accennato, questo dipinto come la prosecuzione del dipinto Nascita di Venere. E si tratterebbe di una prosecuzione di stampo narrativo. Infatti, come abbiamo già accennato, la narrazione, cioè in realtà il mito, racconta che Venere nasce dalle acque del mare nei pressi dell'isola di Citera. Poi si prende una conchiglia e naviga fino all'isola di Cipro, sbarca sull'isola di Cipro e qui crea il suo regno. E proprio questo regno sarebbe quello raffigurato in questo quadro. E secondo questa interpretazione, siccome il dipinto si legge, ormai è dato per buono, si legge da destra verso sinistra, sarebbe una trasformazione dell'amore così come viene concepito nel neoplatonismo. Quindi si parte dall'amore carnale, che è rappresentato da Zefiro che rapisce Clori, ma poi Clori diventa Flora, quindi l'amore carnale diventa fecondità, che poi questa fecondità passa attraverso Venere e Cupido, perfezionandosi, e quindi qui c'è il tema dell'amore che guida verso Dio, secondo i neoplatonici. Quindi sì, questo amore si perfeziona in Venere e diventa bellezza, quindi le tre grazie. E alla fine, grazie, scusate il gioco di parole, tramite l'amore perfezionato in Venere e la bellezza, l'uomo può raggiungere le alte sfere, ovvero spiccare il volo verso gli dei, quindi verso Dio, grazie a Mercurio. E quindi tutto questo dipinto sarebbe la rappresentazione dell'evoluzione dell'amore che porta verso Dio, quindi un messaggio smaccatamente neoplatonico che fa il paio con la nascita di Venere. Ed eccole qui le tantissime, e non le ho neanche citate tutte, interpretazioni possibili che sono state avanzate per tentare di capire questo dipinto. E in realtà, giusto per curiosità, c'è anche una ciliegina sulla torta, ovvero quella che viene chiamata l'interpretazione astrale o astrologica, che si basa su una lettera che Marsilio Ficino scrisse a Lorenzo il Popolano. E Marsilio Ficino in questa lettera diceva varie cose, infatti adesso gli studiosi hanno individuato vari segnali all'interno di questo dipinto, ma per esempio una delle cose che Marsilio Ficino diceva era Lorenzo, tu devi vivere secondo in sostanza la tua configurazione astrale, no?
E nella configurazione astrale di Lorenzo a quanto pare c'era dentro Venere e Mercurio, per esempio, e guarda caso Venere e Mercurio sono proprio presenti nel dipinto. Però, come detto, poi in realtà è molto più complessa questa interpretazione e fa capo a tanti piccoli particolari, e quindi addirittura si potrebbe forse nascondere in questo dipinto anche un rimando a Lorenzo il Popolano tramite, in sostanza, l'astrologia. E questo era un excursus tra le maggiori interpretazioni che sono state date a questo dipinto. E qui la domanda è: qual è quella giusta? Ovviamente non lo sappiamo, queste sono ipotesi, tutte fondate, tutte intelligenti, però purtroppo sono tutte ipotesi perché noi non abbiamo prove o certezze in merito al eventuale reale significato di questo dipinto. E quindi il discorso rimane aperto. E a proposito di discorso, c'è anche da dire una cosa. Questo dipinto era ovviamente rivolto a gente colta. E nella storia dell'arte, almeno dal Cinquecento in poi, ogni tanto, qua e là, veniva fatto qualche dipinto un po' particolare che aveva un po' la funzione di far discutere le persone. A volte questi dipinti non avevano neanche veramente una chiave di lettura definita, proprio perché erano pensati per far sì che la gente colta potesse discutere a partire dal dipinto, e quindi questi dipinti dovevano favorire le conversazioni di cultura. E quindi la domanda qui sorge: è possibile che, al di là di tutte le interpretazioni possibili e plausibili, questo dipinto abbia forse magari anche avuto la funzione di creare discussioni colte? E io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Voi cosa ne pensate? Secondo voi, cosa vuol dire la primavera? Cosa significa questo dipinto? Avete qualche idea? Sapete qualcosa in più? Se sì, lasciatemi ovviamente un commento, e se il video vi è piaciuto lasciatemi anche un mi piace. Ma soprattutto, se vi piacciono questi argomenti, quindi se vi piace l'arte, la letteratura e la musica, e se volete integrare un po' queste arti nella vostra vita anche mentre fate altro, iscrivetevi al canale in modo da non perdere i prossimi video. In questo senso aiutano anche le notifiche, quindi se volete anche attivare le notifiche dovrebbe arrivarvi una mail ogni volta che io pubblico un nuovo video. Detto questo, quindi, io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!